Cioè questo oltre a essere facile è anche super beverino, una droga! Oggi parleremo di caffè freddi, vedremo diverse ricette facilissime da fare a casa, ma aggiungeremo qualche pizzico innovativo per renderle veramente strepitose. E adesso iniziamo! Piccola raccomandazione extra sul caffè, io utilizzerò una singola origine tostata chiara, ma tu puoi utilizzare qualsiasi caffè tu vorrai senza nessun tipo di problema. Anche per la metodologia di estrazione io utilizzo la mia macchina espresso, ma se tu hai una macchina a capsule, cialde o la moka puoi benissimo replicare queste ricette. Al massimo vi darò qualche indicazione extra durante il corso del video in base alla ricetta che vedremo man mano. Ma partiamo subito con il primo, iced americano o caffè freddo americano. Questo è forse il drink più famoso, bicchiere stracolmo di ghiaccio con acqua fredda e l'aggiunta del singolo o doppio espresso alla fine per riempire. E adesso passiamo a qualcosa di decisamente più creativo e sfizioso, adattissimo per le classiche miscele da casa, quelle con la tostatura scura, il cappuccino freddo, singolo o doppio espresso o cialda o moka in un bicchiere basso con un singolo cubetto di ghiaccio. Dopodiché andremo a montare il latte in maniera fredda o utilizzando una French press, e se non sai come fare ti lascerò un link nelle descrizioni qui sotto, o come stai vedendo utilizzo il mio classico montalatte elettrico, veramente facile e veloce da utilizzare. Dopodiché con l'aiuto di un cucchiaio andremo a versare la nostra crema di latte super densa sopra al nostro espresso. Per chi come me ama grandi quantitativi di latte, invece possiamo proporre il latte macchiato freddo, molto semplice, bicchiere molto più alto fino a metà riempito di latte, e poi grazie al mini pinner andremo a montare il nostro latte. Una volta montato a dovere inseriremo 4, 3, 5 cubetti di ghiaccio in base al gusto e poi andremo a versare il nostro espresso. Credo che questo mix è forse il più bello e affascinante da vedere, il latte che si mischia con il caffè, o meglio il caffè che si mischia con il latte. Ed ora gli ultimi due drink che secondo me sono i più fighi da fare e soprattutto super beverini. Ma prima di andare avanti con questo contenuto ti chiedo un like, perché per me è un grande aiuto se questo contenuto lo stai trovando utile e ti sta piacendo. Se invece è la prima volta che capiti su questo canale, bene, benvenuto. Sono Angelo, il detective del caffè, ed in questo canale trattiamo il caffè a 360 gradi, dalle ricette alle metodologie di estrazione. E se come me condividi questa stessa passione, bene, ti invito a cliccare sul tasto iscriviti proprio qui sotto, ti assicuro non te ne pentirai. E adesso partiamo con il caffè shakerato. La ricetta classica vuole 2 espressi con un bel cucchiaio di zucchero. Io sto utilizzando in questo caso zucchero di canna, ma zucchero bianco va benissimo. All'interno dello shaker pieno di ghiaccio. Se non hai lo shaker non preoccuparti, perché puoi utilizzare una bottiglia come questa. Attenzione solo delicatamente alla fine della shakerata ad aprirla, perché altrimenti potresti rischiare in un bel casino, e non utilizzare mai bicchieri o barattoli come questi, come spesso si vede nei video di TikTok, perché se si rompe, beh, hai capito, no? Una volta finita la shakerata prendiamo il nostro bicchiere dal freezer, se possibile, questo è un trucchetto veramente figo, e poi con un passino o lo strainer come in questo caso andremo a versare il nostro caffè shakerato. Ma lascerò la parola al mio amico detective che vi aggiungerà un ingrediente e vi spiegherà una cosa che veramente esalterà di brutto questo drink e vi farà fare un figurone con tutti i vostri amici. L'ingrediente magico è questo, una soluzione salina al 20%. Per chi già conosce questo canale lo avrà sicuramente visto in questo contenuto qui in alto. Se non lo hai ancora fatto ti consiglio di andarlo a vedere alla fine di questo contenuto. Ma in questo caso la soluzione salina farà qualcosa di veramente interessante, perché interagisce con lo zucchero andando ad esaltare quindi la parte dolce della bevanda. In più in questo caso lo zucchero tende a dare il corpo alla bevanda, tutta quella sensazione di cremosità
in bocca. Inoltre però andrà ad interagire con l'amaro abbassando la sua percezione, che solitamente è dovuta all'espresso e alla temperatura fredda, perché il freddo esalta un po' di più la percezione dell'amaro. Soprattutto questa soluzione è consigliatissima per chi utilizza la moka come metodologia di estrazione o utilizza caffè tostati scuri o addirittura miscele con robusta. Consigliatissimo perché bilancerà di brutto il vostro drink. E adesso l'ultima ricetta. Ed ora il drink in assoluto più beverino di tutti, e ve lo dico perché ci dobbiamo stare veramente attenti, perché se ci andiamo a ruota non dormiremo più. Adattissimo per il pomeriggio d'estate, l'espresso tonica, un bicchiere ricco di ghiaccio pieno di tonica e con un espresso massimo 2 versati sopra. Ho seguito il consiglio del nostro amico detective e ho aggiunto qualche goccia di soluzione salina per andare a bilanciare sia l'amaro della tonica che l'amaro del nostro espresso. Io al momento mi fermo qui, ma mi piacerebbe sapere da te quale tra questi è il tuo preferito. Scrivimelo pure nei commenti qui sotto. Grazie mille ancora per aver seguito questo video e ci vediamo nel prossimo. Ciao!